Amici di Essere Manager, benvenuti e ben ritrovati. Parleremo di come l'innovazione non sia soltanto un'opzione, ma che sia in realtà un imperativo nel mondo di oggi. Ogni giorno vediamo nuove tecnologie emergere, cambiando il modo in cui viviamo, lavoriamo e interagiamo con il mondo. Il ritmo del cambiamento è inarrestabile, guidato dai progressi tecnologici, dai mutamenti nella scena geopolitica e del nuovo ordine mondiale. Le città si trasformano, diventando sempre più connesse e intelligenti, mentre le persone si adattano a nuovi modi di vivere e lavorare. Per prosperare, individui e organizzazioni devono abbracciare l'innovazione come valore fondamentale. Questo significa non solo adottare nuove tecnologie, ma anche promuovere una cultura di creatività e pensiero critico. L'innovazione ci spinge avanti, plasmando un futuro migliore e guidando la crescita economica. Le economie che investono in ricerca e sviluppo vedono benefici tangibili come la creazione di nuovi posti di lavoro e l'aumento della produttività. Dalle scoperte rivoluzionarie in medicina alle tecnologie trasformative, l'innovazione alimenta l'ingegno umano. Le nuove cure e i dispositivi avanzati migliorano la qualità della vita e offrono speranza per il futuro. Richiede di sfidare lo status quo, pensare in modo diverso e abbracciare nuove idee. Solo così possiamo trovare soluzioni ai problemi più complessi e creare un mondo più sostenibile e prospero. In questo spirito, la tecnica del "cosa succederebbe se" emerge come un potente strumento per liberare la creatività e guidare l'innovazione. Ponendo domande audaci, possiamo esplorare possibilità inesplorate e aprire la strada a nuove scoperte. La tecnica del "cosa succederebbe se" è un approccio semplice ma efficace per stimolare la creatività e generare idee innovative. Questa tecnica è utilizzata in vari settori, dalle aziende tecnologiche alle agenzie di marketing, per esplorare nuove possibilità e rompere con il pensiero tradizionale. Implica porre domande provocatorie del tipo "cosa succederebbe se", per sfidare le ipotesi ed esplorare possibilità non convenzionali. Queste domande non solo stimolano la creatività, ma aiutano anche a identificare opportunità nascoste e a prevedere potenziali rischi. Queste domande accendono la nostra immaginazione e ci spingono oltre il pensiero convenzionale. Ci permettono di vedere le cose da prospettive diverse e di trovare soluzioni innovative a problemi complessi. Ad esempio, chiedere "cosa succederebbe se offrissimo i nostri servizi gratuitamente" sfida i modelli di business tradizionali. Questo tipo di domanda può portare a scoprire nuovi modelli di revenue o a migliorare la fidelizzazione dei clienti. Oppure, cosa succederebbe se il nostro principale concorrente scomparisse dall'oggi al domani? Ci spinge a ripensare il nostro panorama competitivo. Questo ci aiuta a preparare strategie di contingenza e a rafforzare la nostra posizione di mercato. La tecnica del "cosa succederebbe se" può essere applicata a una vasta gamma di sfide, dallo sviluppo di nuovi prodotti alla risoluzione di problemi complessi. È uno strumento versatile che può essere utilizzato in qualsiasi contesto per stimolare il pensiero creativo. Dà alle persone il potere di pensare fuori dagli schemi e promuovere l'innovazione. In definitiva, la tecnica del "cosa succederebbe se" è un catalizzatore per il cambiamento e il progresso, incoraggiando le persone a sfidare lo status quo e a esplorare nuove frontiere. Un aspetto cruciale della tecnica del "cosa succederebbe se" è la disponibilità a sospendere il giudizio. Questo significa mettere da parte le critiche immediate e permettere a ogni idea di essere considerata. Nel brainstorming è essenziale creare uno spazio sicuro in cui tutte le idee siano benvenute senza timore di critiche. Questo ambiente di accoglienza permette alle persone di esprimere liberamente i loro pensieri più creativi. Quando prendiamo in considerazione anche idee improbabili senza scartarle a priori, ci apriamo a possibilità creative. Le idee che inizialmente sembrano strane o irrealizzabili possono spesso portare a soluzioni innovative. Sospendere il giudizio significa esplorare le idee liberamente e valutarle in base ai loro meriti.
Questo approccio ci permette di vedere il potenziale nascosto in ogni proposta. Si tratta di abbracciare l'ignoto e di lasciarsi sorprendere dall'inaspettato. Quando ci permettiamo di esplorare senza pregiudizi, possiamo scoprire nuove prospettive e opportunità. Promuovendo l'apertura mentale, creiamo un terreno fertile per l'innovazione. Un ambiente di lavoro che incoraggia la creatività può portare a risultati sorprendenti e rivoluzionari. In un ambiente simile, anche le idee più stravaganti possono portare a scoperte rivoluzionarie. Le innovazioni più grandi spesso nascono da pensieri che inizialmente sembrano impossibili. Dopo aver generato domande, cosa succederebbe se? Il passo successivo è esplorare le loro implicazioni. Ciò comporta l'esame delle potenziali conseguenze e la considerazione delle ramificazioni sia positive che negative. Si tratta di passare dalla scintilla iniziale di un'idea alla sua considerazione pratica. Domande come quale sarebbe l'impatto sui nostri clienti ci aiutano a comprendere la fattibilità e il potenziale impatto. Questo ci permette di affinare il nostro pensiero e sviluppare soluzioni solide. Esplorare le implicazioni significa comprendere appieno il potenziale e superare le sfide. Attraverso un'esplorazione rigorosa, trasformiamo le idee grezze in soluzioni valide. La tecnica del cosa succederebbe se facilita la combinazione di idee disparate. Unendo concetti provenienti da diversi campi, creiamo soluzioni innovative non ottenibili attraverso il pensiero lineare. La mente umana tende a compartimentare la conoscenza, limitando la creatività. La tecnica del cosa succederebbe se ci incoraggia a liberarci dai silos mentali. Chiedere cosa succederebbe se combinassimo questa tecnologia con quell'approccio apre nuove possibilità. Combinare le idee significa vedere il potenziale in luoghi inaspettati. Attraverso la sintesi creativa sblocchiamo soluzioni veramente innovative. Mentre esploriamo le domande cosa succederebbe se, notiamo schemi e temi ricorrenti. Questi temi indicano i principi sottostanti che guidano i nostri sforzi di innovazione. Identificare questi principi aiuta ad affrontare le cause profonde delle sfide. Si tratta di comprendere le forze fondamentali e di sviluppare soluzioni sostenibili. Ad esempio, temi come la personalizzazione e la convenienza suggeriscono esperienze cliente su misura. Identificando questi principi, ci assicuriamo che le nostre innovazioni siano rilevanti e di impatto. Questo allineamento con le esigenze in evoluzione massimizza il valore che creiamo. La tecnica del cosa succederebbe se consiste nel trasformare le idee in risultati tangibili. Ciò richiede il passaggio dal pensiero astratto alla pianificazione concreta dell'azione. Si tratta di passare dalla possibilità all'implementazione. Questa transizione implica affrontare le realtà pratiche e gestire i rischi. La vera innovazione avviene nel processo di implementazione. Trasformare le idee in azione richiede visione, pianificazione ed esecuzione. Attraverso test, perfezionamenti e iterazioni, trasformiamo le idee grezze in risultati concreti. Mentre diamo vita alle idee, è essenziale valutare il loro impatto e la loro originalità. Ciò implica chiedersi se la soluzione è veramente nuova e se crea un valore significativo. Le innovazioni devono essere sia originali che di impatto per distinguersi. Valutare l'impatto richiede metriche oggettive e feedback soggettivo. Il monitoraggio degli indicatori chiave di prestazione misura l'efficacia. Il feedback dei clienti e delle parti interessate garantisce l'allineamento con gli obiettivi. La valutazione continua consente di apportare le modifiche necessarie e massimizza il valore. La tecnica del cosa succederebbe se è più di uno strumento di brainstorming. È una mentalità. Si tratta di affrontare il mondo con curiosità e sfidare lo status quo. Incorporandola nelle nostre vite, promuoviamo una cultura dell'innovazione.
Ci diamo il potere di diventare agenti del cambiamento e creare un futuro migliore. La capacità di adattarsi e innovare è cruciale in un mondo in continua evoluzione. La tecnica del "cosa succederebbe se" libera il nostro potenziale creativo e guida il progresso.